E allora parliamo ancora un po' di PNL. È possibile con le parole indurre qualcuno a fare qualcosa, per esempio a migliorarsi, per esempio a cambiare, per esempio a fare delle attività? Allora la risposta facile è sì, perché le parole sono degli strumenti incredibili da questo punto di vista. Il linguaggio in generale è uno strumento pazzesco che l'essere umano utilizza da tantissimi secoli e questo appunto crea cambiamento, crea una dimensione diversa all'interno del soggetto e quindi in PNL noi utilizziamo questo tipo di meccanismo, ma non è tanto utilizzare le parole per far qualcosa all'altro, bensì riuscire attraverso il linguaggio della persona con cui stiamo lavorando o con la quale ci stiamo relazionando, facciamo in modo di capire qual è la sua realtà soggettiva. E a quel punto possiamo sistematizzare la realtà soggettiva. Vi ricordo la realtà soggettiva, non la realtà reale. La realtà reale non ce l'ha nessuno, ognuno di noi ha una mappa, ma non tutto il territorio. Vi ricordate, la mappa non è il territorio. Beh, questo lo possiamo fare sì con gli strumenti che ci mette a disposizione il linguaggio e le parole, ma non pensiate che sono parole della serie io ti dico quello che devi fare, tu lo fai. Questo è un retaggio molto molto vecchio dell'ipnosi e per fare questo tanti ipnotisti, come dire, annichilivano il soggetto, lo annientavano da un punto di vista della resistenza razionale e logica per fargli fare determinate cose, ma poi quando la logica e la razionalità, le abitudini o quello che si ritiene essere appunto la norma, la realtà soggettiva rientrano in gioco, ecco che si creano resistenze, si crea un conflitto con il cambiamento. Quindi la realtà dei fatti è che non funziona, la persona in qualche modo va fatta cambiare da dentro e per farla cambiare da dentro dobbiamo estrarre alcune strategie che sono soggettive. Ora, queste strategie soggettive in realtà parlano della condizione che il soggetto sta attraversando e quindi della sua realtà soggettiva. Come fa a dirtelo questa realtà soggettiva? A comunicartelo? Ecco, appunto con la comunicazione. Però, parlando di parole della PNL, non è che ci sono delle parole magiche. E poi tra l'altro vi ricordo che le parole nel linguaggio, nella comunicazione, sono una piccola fettina di comunicazione. Poi c'è tutta la comunicazione paraverbale, quella che si basa sull'intonazione, sulle pause, e poi c'è la comunicazione non verbale, molto più arcaica, molto più animale, quella che parla addirittura del rossore in faccia, quella che parla dello spazio prossemico e via discorrendo. Insomma, le parole della PNL possono essere interpretate come tanti piccoli strumenti che si vanno ad annidare in uno strumento ancora più grande che è una comunicazione efficace. Ne avrete sentito parlare di comunicazione efficace, che tendono ad estrarre le strategie del soggetto con cui si sta lavorando e a creare il sistema fino al punto in cui il cambiamento avviene da dentro e non per un processo razionale fuori. Perché vi dico questa cosa? Perché le parole sono molto legate ai processi logici razionali, non a caso si formano in un'area del cervello che tende a descrivere la realtà. Attraverso che cosa? Attraverso la mappa che ha il soggetto e quindi attraverso la realtà soggettiva. Quindi da una parte tende a descrivere la realtà reale che percepisce, dall'altra parte invece ti mostra che cosa lui sta percependo. Tutto questo lo fanno le parole. Ma allora esistono delle parole specifiche, delle frasi specifiche che utilizzano i PNListi per fare il loro lavoro? Questo sarebbe un sogno, ma non è così. Tutto il nostro linguaggio ha bisogno di essere elaborato e compreso, allenato, così tanto per cui possiamo adattarci ad ogni realtà soggettiva che ci si para davanti. E questo è stupefacente. La PNL ti dà questa opportunità, cioè di comprendere come alcune funzioni della nostra comunicazione possano, se adattate bene, se si ha una buona sensibilità, si è fatto un percorso interno, potenzialmente puoi comunicare con chiunque, potenzialmente puoi creare una stanza per il cambiamento all'interno della testa di qualunque persona e allora quella persona lì farà la scelta migliore nel momento specifico. Ognuno di noi fa una scelta migliore, ma di questo ne parlerò magari in un altro video.
Se tu crei la circostanza per cui dai più opportunità a quella persona piuttosto che meno, e magari facendo così gli togli degli svantaggi nella vita, chiaramente la persona sceglierà per il meglio. E questo lo facciamo attraverso il linguaggio e la comunicazione in generale. Se ti interessano questi temi, sappi che io ho un corso di PNL molto bello, scaricato ormai da più di 20.000 persone, che ti fa fare un viaggio interiore, prima di tutto per la tua crescita personale, e ti insegna tutte queste tecniche che piano piano, insomma, in qualche modo te le descriverò nelle mie camminate, in questi video, ma che però per comprendere bisogna scendere nel tecnico. Ecco, quel corso ti fornisce anche tutte le tecniche e ti fa capire come allenarti, ti dà una serie di esercizi che ti permettono di migliorarti da questo punto di vista. Se sei intenzionato a fare questo corso di PNL, puoi andare nel mio sito www.carusocolzi.com e nella sezione corsi trovi questo corso da scaricare. Io ti auguro una buona serata e tante belle cose. Ciao.